Roma, anni '80. Le forze dell'ordine seguono le tracce di un uomo che ha cambiato per sempre la storia della criminalità organizzata italiana. Si chiama Michele Zazza. Per gli amici, o pazzo. Per i nemici, il re di Napoli. Ma Michele Zazza non è un rapinatore qualunque, è l'uomo che ha trasformato il contrabbando di sigarette da attività locale a impero multinazionale. Uno dei primi camorristi ad essere stato formalmente affiliato a Cosa Nostra. Il boss, che si autodefiniva l'Agnelli di Napoli. Una storia che inizia 30 anni prima su un'isola del Golfo di Napoli, dove tutto sembra normale, tranne il destino di un figlio di pescatore. (10 aprile 1945). Procida. Mentre l'Europa conta ancora i morti della guerra, nasce Michele Zazza, figlio di un pescatore. Procida negli anni 50 è un mondo a sé, un'isola dove il mare è tutto, lavoro, sostentamento, via di fuga. Michele cresce tra le reti, le barche e i racconti dei contrabbandieri che già allora attraversano il golfo carichi di sigarette. Ma il giovane Zazza ha un carattere particolare. Le prime tracce del suo coinvolgimento criminale emergono negli anni della giovinezza. I primi reati risalgono ai primi anni '60. Il mare di Procida insegna una lezione fondamentale. Chi sa navigare sa anche sfuggire, e Michele Zazza impara presto che le acque del Golfo nascondono opportunità che nessun lavoro onesto può offrire. Gli anni '60 vedono esplodere il contrabbando di sigarette. Napoli diventa il cuore pulsante di un traffico che muove miliardi. Le bionde americane arrivano dal Montenegro, dalla Grecia, dai Balcani, e Michele Zazza non sta a guardare. È in questi anni che matura la sua filosofia criminale. Il contrabbando non è un crimine, è commercio. Chi lo pratica non è un delinquente, è un imprenditore che dà lavoro a migliaia di persone. Ma c'è qualcosa che distingue Michele Zazza dagli altri contrabbandieri. La sua visione va oltre Napoli, oltre la Campania, oltre l'Italia. Michele Zazza pensa in grande e questo lo renderà unico nella storia della criminalità organizzata. Primi anni '70. Le indagini delle forze dell'ordine rivelano collegamenti sempre più stretti tra Michele Zazza e i vertici di Cosa Nostra. Nel 1974 le investigazioni documentano la crescente vicinanza di Zazza ai boss siciliani più influenti. Gerlando Alberti, Stefano Bontate, Rosario Riccobono, nomi che cambieranno per sempre il destino della camorra. Quello che accade in quei mesi è senza precedenti nella storia della camorra. Per la prima volta un boss napoletano viene formalmente affiliato a Cosa Nostra. Il patto si sigilla nel 1975. Insieme a Lorenzo Nuvoletta e Antonio Bardellino, Zazza viene giurato davanti ai boss siciliani. L'obiettivo? Controllare il contrabbando di sigarette dal Mediterraneo alle coste campane. Ma non è solo un accordo d'affari. Michele Greco, il papa di Cosa Nostra, accoglie questa alleanza. Zazza e Nuvoletta diventano i principali referenti dell'organizzazione siciliana in Campania. Un'influenza che nessun camorrista ha mai avuto prima. È un potere che nessun camorrista ha mai avuto prima. E Zazza lo usa per costruire un impero.
Le navi madri si fermano al largo delle coste, cariche di sigarette provenienti dal Montenegro, dalla Grecia, dai porti balcanici. Gli scafi blu partono da Torre Annunziata, motoscafi velocissimi che in pochi minuti scaricano tonnellate di bionde sulle spiagge campane. Secondo le dichiarazioni dello stesso Zaza, il traffico raggiunge dimensioni enormi. Decine di migliaia di casse al mese, attraverso una flotta di imbarcazioni. La sua ricchezza diventa leggendaria. Michele Zaza è diventato il re delle bionde. Ma l'alleanza con la Sicilia porta con sé anche la violenza. Giugno 1977. 2 contrabbandieri siciliani vengono trovati morti, strangolati. Michele Zaza viene accusato del duplice omicidio, ma le sentenze definitive condanneranno altri esponenti. È il primo sangue di una storia che ne vedrà scorrere molto altro. Perché l'impero di Michele Zaza ha un nemico che sta crescendo nelle carceri napoletane e che presto cambierà per sempre gli equilibri della camorra. Il nome è Raffaele Cutolo, il soprannome O Professore. Dalle celle di Poggioreale, quest'uomo dalla mente lucida sta costruendo qualcosa di mai visto. Una camorra nuova, organizzata, centralizzata. La nuova camorra organizzata, che pretende di controllare ogni attività criminale della Campania. 1978. Cutolo manda un messaggio a tutti i contrabbandieri. Una tassa su ogni cassa di sigarette. Un tributo che nessuno può evitare. Per Michele Zaza è inaccettabile. Lui non è un camorrista qualunque. È un uomo d'onore di Cosa Nostra, un referente di primo piano, che non può piegarsi ai capricci di un carcerato. Ma la verità, come emergerà dalle ricostruzioni, è più profonda. Cutolo non vuole solo soldi. Vuole cacciare i siciliani da Napoli. Vuole eliminare l'influenza di Cosa Nostra dalla Campania. È uno scontro tra 2 visioni del potere. Da una parte Cutolo, che sogna una camorra unica, gerarchica, napoletana. Dall'altra Zaza, che rappresenta un modello federativo, internazionale, sostenuto dalla mafia siciliana. La risposta di Zaza è immediata. Fonda un'alleanza che chiama Onorevole Fratellanza. Presto diventerà la nuova famiglia. Al suo fianco i clan più potenti della Campania: Lorenzo Nuvoletta, Antonio Bardellino, Carmine Alfieri e soprattutto l'appoggio di Cosa Nostra. Un vertice decisivo con i boss siciliani sancisce l'alleanza. La decisione è unanime. La guerra è inevitabile. Quello che seguirà sarà il conflitto più sanguinoso della storia della criminalità organizzata italiana. Una guerra che durerà 5 anni, dal 1978 a metà del 1983. Il bilancio sarà terrificante. Secondo stime storiografiche, oltre 1000 morti, vittime innocenti, boss, soldati, in un fiume di sangue che attraverserà tutta la Campania. Michele Zaza non è solo uno dei protagonisti, è il simbolo di una camorra che si è internazionalizzata, che ha superato i confini regionali, che ha scelto di allearsi con la potenza siciliana, per non sottomettersi a nessuno. Mentre la guerra insanguina le strade di Napoli, Michele Zaza costruisce il suo impero. Non è più solo contrabbando, è un'organizzazione che ha la complessità di una multinazionale.
navi madri che stazionano al di fuori delle acque territoriali, motoscafi d'altura, gli scafi blu che raggiungono velocità estreme. Torre Annunziata diventa il cuore pulsante dell'operazione. Da qui partono i mezzi veloci che in pochi minuti raggiungono le navi madri e scaricano tonnellate di sigarette sulle coste campane. Le rotte arrivano dai Balcani, dal Montenegro, dalla Grecia, un traffico che fa di Napoli il centro del contrabbando europeo. Ma è la sua filosofia che colpisce di più. Michele Zazza non si considera un criminale. Si vede come un benefattore, un datore di lavoro, un pilastro dell'economia napoletana. Almeno 700.000 persone vivono con il contrabbando, dichiarerà, che per Napoli rappresenta quello che è la Fiat a Torino. Si definisce l'Agnelli di Napoli. È un'autorappresentazione che nasconde la realtà, perché Michele Zazza ha già fatto il salto verso traffici ben più redditizi e mortali. L'eroina, il mercato americano, i collegamenti con i clan siciliani aprono prospettive che il contrabbando di sigarette non può offrire. L'inchiesta collegherà il suo nome all'operazione che cambierà tutto. La Pizza Connection, la più grande operazione antidroga della storia. Gli anni '80. Il cerchio si sta chiudendo intorno a Michele Zazza. Ma non è la prima volta che viene arrestato. E non sarà l'ultima volta che riuscirà a sfuggire. Michele Zazza ha un'arma segreta. Il cuore malato. Una condizione medica che diventa la sua strategia di sopravvivenza. Ogni volta che i muri del carcere si stringono intorno a lui, il suo cuore lo salva. L'inchiesta Pizza Connection lo collega al traffico internazionale di eroina. I magistrati italiani emettono mandati di cattura nei primi anni '80. Ma Michele Zazza ha già scelto. Dicembre 1983. Evade dagli arresti domiciliari e fugge a Parigi. La Francia diventa la sua ultima fortezza, ma anche qui la giustizia lo raggiunge. 16 aprile 1984, arrestato con Nunzio Barbarossa. Inizia una battaglia legale che durerà 10 anni. 10 anni in cui Michele Zazza combatte l'estradizione, sfruttando ogni cavillo, ogni ricorso, ogni possibilità. Nel 1985 lo Stato italiano sequestra la sua villa, la Gloriette, a Posillipo, un bene di valore milionario, simbolo del suo potere. È l'inizio della fine dell'impero Zazza, ma lui continua a combattere. Un'intervista a un giornalista dell'ANSA. In Costa Azzurra, Michele Zazza esprime parole di stima per Giovanni Falcone. È il suo ultimo atto pubblico. 27 marzo 1994. L'Italia ottiene l'estradizione dalla Francia. Michele Zazza torna a casa per morire. – 18 luglio 1994. Roma. Ospedale. Michele Zazza si accascia per l'ennesimo attacco cardiaco. Questa volta il cuore, che lo aveva salvato tante volte, non regge. I tentativi di rianimazione sono inutili. Michele Zazza muore come era vissuto, in fuga dalla giustizia, ma mai veramente sconfitto. I funerali si svolgono in forma strettamente privata, ma la sua morte non è la fine della sua storia. L'organizzazione criminale che aveva cofondato con i Mazzarella sopravvive. La leadership passa al clan Mazzarella, guidato da figure già influenti nell'organizzazione, una continuità più che una rottura. Nel corso degli anni, le operazioni delle forze dell'ordine continuano. Sequestri di beni per milioni di euro colpiscono l'organizzazione.
Ma c'è un epilogo che Michele Zazza non avrebbe mai immaginato. La sua villa, la Gloriette, sequestrata nel 1985 dopo 25 anni di battaglie legali, è diventata altro. Nel 2010 il comune di Napoli la trasforma in un centro per disabili e minori, gestito dalla cooperativa sociale L'Orsa Maggiore. Il simbolo del lusso criminale è diventato un baluardo di giustizia sociale. È la vendetta più sottile che lo Stato potesse concepire. Michele Zazza è morto, ma la sua lezione è rimasta viva. È stato uno dei primi boss a capire che la criminalità organizzata non conosce confini. Uno dei primi a trasformare un'attività locale in un business globale. La sua affiliazione a Cosa Nostra ha cambiato per sempre gli equilibri della camorra. Ha dimostrato che le alleanze strategiche valgono più della territorialità. Oggi i clan napoletani operano in tutto il mondo, dalle coste sudamericane ai porti olandesi, dal narcotraffico al riciclaggio internazionale. Il figlio di un pescatore di Procida, che si autodefiniva l'Agnelli di Napoli, è diventato il prototipo del boss moderno. Ma la vera lezione di Michele Zazza non è nel suo successo, è nella sua caduta. Perché anche l'impero più potente, anche l'alleanza più solida, prima o poi si scontra con la giustizia. E quando accade, quando il cerchio si chiude, rimangono solo le vittime, innocenti, di una guerra che non doveva mai iniziare. Secondo le stime più accreditate, oltre 1000 morti nella faida tra NCO e Nuova Famiglia. Oltre 1000 vite spezzate per proteggere un traffico di sigarette che oggi non esiste più. Michele Zazza, il re di Napoli, il pazzo delle bionde, ha lasciato un'eredità che va oltre la criminalità. Ha dimostrato che anche i re, alla fine, sono mortali. Se questo documentario ti è piaciuto, iscriviti a Anime Oscure e attiva la campanella per non perdere le nostre inchieste. Commenta quale boss vorresti che raccontassimo nel prossimo episodio. La tua voce conta per scegliere le storie che meritano di essere raccontate.